Per 3 anni ho osservato mia moglie pianificare la sua uscita mentre spendeva i miei soldi. Quando ha chiesto tutto nel divorzio, la villa, le auto, il mio intero impero, non ho opposto resistenza. Ho detto sia tutto. Lei pensava che avessi perso la testa. Sorrideva all'udienza finale, finché il volto del suo avvocato non è diventato bianco. Mi chiamo Richard Fontaine. Ho 47 anni. E 3 settimane fa, mia moglie ha chiesto il divorzio durante la colazione nel nostro attico con vista sul centro di Phoenix. Non in una confessione lacrimosa a mezzanotte, non dopo una lite, solo un annuncio casuale tra il suo yogurt greco e le mie uova strapazzate, con lo stesso tono con cui parlava dei programmi del weekend. Ricordo di aver guardato l'alba dell'Arizona dipingere di arancione e oro i grattacieli mentre lei parlava. La luce illuminava i suoi capelli biondo platino, acconciati in quel modo costoso che costava $400 ogni 2 settimane. Indossava una camicetta di seta color crema che probabilmente valeva $3.000. Tutto di Claudia era levigato, perfetto, calcolato. Voglio il divorzio da Richard. 5 parole che hanno chiuso 17 anni di matrimonio. Non l'ho guardata subito. Ho tenuto gli occhi sulla linea dell'orizzonte, sulla città che avevo contribuito a trasformare con i miei sviluppi immobiliari commerciali. 32 centri commerciali, 18 complessi per progetti misti che avevano cambiato il paesaggio di Phoenix. Edifici con il nome della mia azienda sopra. Monumenti all'ambizione che all'improvviso sembravano privi di senso. Mi hai sentito? La voce di Claudia era ferma, provata. Aveva preparato quel momento. Mi sono girato a guardarla. Mia moglie di 17 anni sedeva lì con una postura perfetta, gli occhi azzurri limpidi e decisi. Niente lacrime, nessuna esitazione. Non era una donna che chiedeva il divorzio. Era una donna che annunciava una decisione d'affari. Ti ho sentita, dissi piano. Posò la tazza del caffè con precisione deliberata. Ho già ingaggiato Lawrence Sterling. È il miglior avvocato divorzista dello Stato. Certo che l'aveva fatto. Claudia non faceva mai nulla senza preparazione, senza mettere ogni vantaggio dalla sua parte. Sterling aveva la fama di dissanguare i mariti ricchi in tribunale. Sterling, ripetei, hai pensato bene a tutto. Sì. Piegò le mani sul tavolo. Voglio che sia civile. Richard, siamo adulti. Possiamo gestirla con maturità. Maturità. La parola aveva un sapore velenoso. Cosa vuoi? Chiesi. Qualcosa cambiò nel suo sguardo. Sollievo, forse. Si aspettava una lotta e non ne arrivava nessuna. Voglio la tenuta di Scottsdale, disse. La villa, non questo attico. Voglio le proprietà, la casa sulla spiaggia a Laguna, la baita ad Aspen, il condominio a Manhattan. Voglio le auto, la Mercedes, la Range Rover, la Porsche, tutte. Annuì lentamente, senza dire nulla. Voglio metà del portafoglio di investimenti, metà della tua quota nella Fontaine Development Group. Si fermò e per la prima volta qualcosa di quasi umano attraversò il suo volto. Tutto tranne tuo figlio. Le parole rimasero sospese tra noi. Ashton resta con te, continuò. So quanto siete legati. Ora ha 16 anni, abbastanza grande per scegliere. Sappiamo entrambi che sceglierebbe te. C'era la confessione mascherata da generosità. Non aveva mai voluto essere madre. Ashton era stato un obbligo, qualcosa che ci si aspettava dalla moglie di un magnate immobiliare. Ma non era mai stato suo, davvero. Quindi vuoi tutto, dissi lentamente. Tran Ashton. Sì. Mi alzai e andai verso le finestre a tutta altezza. 43 piani più in basso, Phoenix si stava svegliando. La gente andava al lavoro, alle proprie vite, ai propri futuri, persone normali con problemi normali. Va bene, dissi. Il silenzio era assoluto. Va bene. La sua voce era ora cauta, sospettosa. Mi girai a guardarla. Ti do tutto. La tenuta, le proprietà,
le auto, gli investimenti. Puoi avere tutto. Non ti combatterò. Lo stupore sul volto di Claudia sarebbe stato quasi comico se la situazione non fosse stata così devastante. Si era preparata a una guerra, si era armata con l'avvocato divorzista più spietato dell'Arizona, e io mi arrendevo prima che fosse sparato il primo colpo. Sei serio? Chiese, alzandosi. Mi stai dando tutto. Tutto tranne Ashton. Confermo. È quello che hai chiesto. È quello che avrai. La guardai mentre cercava di elaborare, di trovare l'angolo, la trappola. Nel mondo di Claudia nessuno si arrendeva senza combattere. Ogni trattativa aveva vincitori e vinti. E lei si aspettava di dover lottare per ogni dollaro. Non capisco, disse lentamente. Richard, non ti sei mai tirato indietro da niente nella vita. Perché ora? Perché 3 anni fa ho trovato dei messaggi sul tuo telefono. Pensavo di aver assunto un investigatore privato che aveva documentato ogni stanza d'albergo, ogni bugia, ogni momento passato con Samantha Pierce mentre io credevo fossi a gala di beneficenza e weekend alle spa, perché avevo passato 3 anni a ristrutturare con cura, metodo e legalità ogni nostro bene. Ma non ho detto nulla di tutto questo perché sono stanco, Claudia. Stanco di combattere. Stanco di fingere che siamo qualcosa che non siamo. Vuoi uscire? Bene, prendi tutto. Lasciami solo mio figlio e la mia tranquillità. Lei studiò il mio volto, cercando un inganno. Qual è la fregatura? Nessuna fregatura. Chiamerò Benjamin Walsh oggi stesso e gli dirò di accettare qualunque condizione Sterling proponga. Divorzio senza contestazioni. Trasferimento completo dei beni. Farai tutto facile. Io lo farò veloce, correggo. Voglio che finisca. 30 giorni, Claudia. Sterling può farlo. Sì, probabilmente. Ma Richard, devi pensarci bene. Stai rinunciando. So esattamente a cosa sto rinunciando. La interruppi. E va bene così. Dopo che se ne andò dal nostro attico, probabilmente per chiamare Sterling con la buona notizia, andai a controllare Ashton. Lo trovai nella sua stanza, con le cuffie, intento a scrivere un saggio per l'università. Quando mi vide sulla soglia, si tolse le cuffie. Ehi, papà. Va tutto bene? Mi sedetti sul bordo del suo letto. Tua madre ed io ci stiamo separando. Non sembrò sorpreso. Non sembrò nemmeno particolarmente turbato, solo annui lentamente, elaborando l'informazione. Quando? Chiese presto. Vuole che sia tutto concluso in fretta. E io resto con te. Sì. Ashton sorrise davvero. Sì, papà. Va decisamente bene così. Io e mamma non siamo mai andati molto d'accordo, sai. Lei ci ha provato, immagino, ma è sempre sembrato forzato. Ragazzo intelligente, perspicace. Aveva visto ciò che io ero stato troppo occupato per notare finché non era stato troppo tardi. La vedrai ancora, dissi. Non significa che sparisca. Lo so. Si fermò. Stai bene? Davvero bene. Lo sarò. Promisi. Dopo aver lasciato la sua stanza, andai nel mio studio e aprii il portatile, tirando fuori i file criptati che avevo mantenuto per 3 anni. Documenti, fotografie, registri finanziari, tutto ciò che Thomas Brennan, il mio investigatore privato, aveva raccolto. Poi aprii la posta elettronica e scrissi un messaggio a Benjamin Walsh. Oggetto: accetta tutte le condizioni. Ben, mia moglie vuole tutto nel divorzio tranne la custodia di Ashton. Daglielo tutto. Non negoziare. Non combattere. Qualunque trasferimento di beni proponga, accettalo. Voglio che sia fatto in 30 giorni. Fallo accadere. Rileggendolo 2 volte, poi inviai. Il telefono squillò 30 secondi dopo. Richard, che diavolo?
La voce di Ben era tagliente per la confusione. Ho appena ricevuto la tua email. Hai perso la testa? Sei completamente sobrio e sicuro? Non puoi semplicemente darle tutto. Il patto prematrimoniale protegge beni significativi, ma anche senza, hai diritti. Possiamo negoziare. Claudia sta chiedendo il 70% del tuo patrimonio netto. So cosa chiede. Ben, daglielo comunque. Richard, ascoltami. Sono il tuo avvocato da 12 anni. È una follia. È esattamente quello che voglio. Fai partire i documenti. Fallo accadere in fretta. Ci fu una lunga pausa. Stai facendo un errore catastrofico. Forse, dissi, ma è un errore che voglio fare io. Dopo aver riattaccato, rimasi nel buio che calava, pensando a ciò che Claudia non sapeva, a ciò che nessuno sapeva tranne il mio contabile e me. Lei pensava di prendere 70 milioni di dollari. Non aveva idea di cosa stava davvero ereditando. L'intervento avvenne a casa di Steven a Tempe, 3 giorni dopo che Claudia aveva depositato i documenti per il divorzio. Avrei dovuto prevederlo quando mio fratello mi chiamò chiedendomi di passare a cena. Avrei dovuto capire che mia madre che volava da Seattle, Rachel che guidava da Flagstaff e Steven che liberava la sua agenda indicavano qualcosa di più di una semplice riunione familiare. Entrai nel soggiorno di Steven e li trovai tutti ad aspettarmi. Mamma sul divano di pelle, le mani intrecciate in quel modo particolare che significava che stava a malapena trattenendo le lacrime. Rachel appollaiata sul bracciolo, pronta a mediare prima ancora che iniziasse la lite. Steven in piedi vicino al camino, con le braccia incrociate e quella che chiamavo la sua faccia da tribunale. E Benjamin Walsh seduto nella poltrona di lettura di Steven, con un'aria colpevole come il peccato. Davvero, Ben, dissi. Ora stai violando il segreto professionale. Non ho detto nulla di riservato, rispose Ben sulla difensiva. Solo che stai procedendo con un divorzio senza contestazioni e stai dando a Claudia praticamente tutto quello che chiede, che sarà comunque pubblico. Richard, tesoro, disse mamma, alzandosi, attraversando la stanza e abbracciandomi in un abbraccio che durò qualche battito di troppo. Quando si staccò, aveva gli occhi lucidi. Per favore, dici cosa sta succedendo. È un divorzio, mamma. Succede. Non così, disse Steven. Non quando consegni 70 milioni senza combattere. Ben disse, stai dando a Claudia la tenuta di Scottsdale, tutte le proprietà di investimento, metà del tuo portafoglio. È pazzesco. Mi avvicinai alla finestra e guardai il giardino di Steven, dove i suoi figli, di 9 e 11 anni, giocavano sull'altalena, ridendo e spingendosi, completamente innocenti. Proprio come Ashton prima di scoprire che le famiglie sono complicate, che i genitori possono essere estranei sotto lo stesso tetto. Quindi, è questo che stiamo facendo, chiesi senza voltarmi. Un intervento. Stiamo cercando di capire, disse Rachel con dolcezza. Perché il fratello che conosco non si arrende così? Tu combatti per tutto, Richard. Hai costruito un impero immobiliare dal nulla. Non ti arrendi. Mi girai a guardare loro, tutte queste persone che mi amavano, che pensavano di proteggermi, ma non vedevano il quadro più ampio perché non glielo avevo permesso. Sedetevi, dissi. Tutti. Lo fecero, scambiandosi sguardi. 3 anni fa ho trovato messaggi sul telefono di Claudia. Aveva una relazione. La stanza cadde nel silenzio. La mano di mamma si portò alla bocca. Il volto di Rachel divenne pallido. La mascella di Steven si serrò così forte che si vedeva il muscolo muoversi. Con chi? Chiese Steven, con voce bassa e pericolosamente calma. Samantha Pierce. L'interior designer che abbiamo assunto per ristrutturare la casa di Laguna Beach. Gesù Cristo, sospirò Rachel. Non l'ho affrontata. Non ho fatto capire che sapevo. Ho fatto screenshot. Ho assunto Thomas Brennan. Ben lo conosce. Il miglior investigatore privato del sud-ovest.
Ho documentato tutto per 3 anni. Hai saputo per 3 anni, sussurrò mamma, e non hai detto niente perché affrontarla avrebbe significato una battaglia legale. Anche con prove di infedeltà, avrebbe ottenuto decine di milioni. Il contratto prematrimoniale protegge alcuni beni, ma non tutti. Se ne sarebbe andata con una fortuna, senza conseguenze. Mi avvicinai al carrello del bar di Steven, mi versai 2 dita di bourbon, anche se erano solo le 3 del pomeriggio. La tenuta di Scottsdale che Claudia vuole è ipotecata per 14 milioni. Ho fatto il mutuo 18 mesi fa per opportunità di investimento. La proprietà di Laguna ha 7 milioni di debito. La baita di Aspen 4 milioni. Il condominio a Manhattan 6 milioni. 31 milioni di mutui su proprietà che lei pensa valgano 60 milioni. Richard, hai deliberatamente sovraindebitato il tuo patrimonio immobiliare. Ogni prestito è documentato con scopi aziendali legittimi. I soldi sono finiti negli investimenti. Claudia non sa nulla dei conti. Non penserà mai a cercare il portafoglio di investimenti. È sbilanciato verso azioni tecnologiche sopravvalutate che stanno per correggersi. Questi 30 milioni che lei reclama varranno 18, forse 20 milioni entro 6 mesi. E metà di quelle perdite saranno sue. Steven iniziò a sorridere, un sorriso lento di comprensione. E la tua quota in Fontaine Development? Chiese. Quello è il capolavoro, dissi. Posai il bourbon, tirai fuori il telefono, aprii un file e lo passai a Steven. Lui lesse, le sopracciglia che si alzavano sempre di più. Poi scoppiò a ridere, davvero ridere. Oh, Richard, è geniale. Assolutamente geniale. Cos'è, Cheese Rachel? Steven le passò il telefono. Negli ultimi 2 anni Richard ha disinvestito Fontaine Development da attività redditizie per reinvestire in progetti ad alto rischio che sembrano buoni sulla carta, ma sono voragini di denaro. L'azienda è valutata 40 milioni sulla carta, spiegai. Claudia vuole metà della mia quota, che le darebbe il 20% della società, ma il valore reale è forse 12 milioni e scende ogni trimestre. Sta ereditando una parte di un'azienda in crisi che richiederà continui soldi solo per restare a galla. Mamma scuoteva la testa, divisa tra ammirazione e preoccupazione. Hai pianificato tutto questo per 3 anni, vivendo con lei, dormendo accanto a lei, sapendo che ti tradiva mentre costruivi questa trappola. Sì, è freddo. Richard, è giustizia. Mamma, voleva tutto. Lo avrà esattamente. Ogni proprietà sovraindebitata, ogni azione sopravvalutata, ogni impresa fallimentare, e passerà il prossimo decennio a capire che quello che ha preso da me non vale nulla. Ben camminava avanti e indietro, passandosi le mani tra i capelli. Il valore reale che ottiene, dopo debiti, correzione di mercato e perdite, è forse 40 milioni, più vicino a 35 dopo tasse e spese. Solo se liquida tutto subito. Se prova a tenere le proprietà, i costi di manutenzione e mutui bruceranno 10 milioni all'anno. Non ha reddito per sostenerli. Non ha mai lavorato. Dovrà vendere tutto, disse Rachel al piano. Guardare tutto scivolare via. Esatto. Steven riempì il mio bicchiere e versò uno per sé. Cosa succede quando capirà cosa hai fatto? Ha 3 opzioni. Liquidare tutto e andarsene con forse 25 milioni dopo svendite. Provare a farmi causa per frode, che perderà perché tutto è legale e documentato. Oppure cercare di mantenere lo stile di vita, che la porterà al fallimento entro 3 anni. E io ho le prove dell'affare. I 3 anni di documentazione sono un'assicurazione, disse mamma. Se prova a rendere tutto brutto, se mi attacca legalmente o cerca di rovinare la mia reputazione, ho le prove di tutto. L'affare, le irregolarità finanziarie. Brennan ha scoperto che ha sottratto $100.000 dai nostri conti comuni in 3 anni, trasferendoli su un conto privato che non sapevo esistesse. Stava costruendo un gruzzolo, disse Ben, pianificando la sua uscita prima di chiedere il divorzio, mentre spendeva i miei soldi per la sua ragazza e progettava il loro futuro insieme. La stanza rimase in silenzio.
Fuori, i figli di Steven giocavano ancora, le loro risate filtravano dalle finestre. Innocenti e puri, ignari della complessità della vendetta adulta. Penso ancora che sia troppo freddo, disse mamma. Finalmente. Troppo calcolato. 3 anni sono tanti per portare un rancore così, Richard. Non sono più arrabbiato, mamma. All'inizio sì, ma poi è svanito in qualcosa di più freddo. Non è una questione di emozioni. È per assicurarmi che il tradimento non paghi. Rachel si alzò, si avvicinò e si sedette accanto a me. Promettimi una cosa. Quando tutto sarà finito, quando Claudia capirà cosa è successo, prometti che lascerai andare. Non diventare qualcuno definito da quello che ti ha fatto. Lo prometto. Finisce con un divorzio. Dopo mi concentrerò su Ashton e sulla ricostruzione. Steven alzò il bicchiere verso quella che definì la vendetta più calcolata che avesse mai visto. Alla giustizia, dissi. Bevemmo. E in quel momento, circondato da una famiglia che finalmente capiva, sentii il peso che portavo iniziare a sollevarsi. I domino erano allineati. Dovevo solo aspettare che cadessero. 2 notti prima dell'udienza per il divorzio trovai Ashton nel garage, davanti alla mia Porsche 911 d'epoca, quella che Claudia aveva richiesto nel patto. Aveva il telefono in mano e fotografava il numero di telaio, gli interni, il vano motore. «Che fai, amico?» chiesi dalla porta. Sobbalzò, poi si rilassò vedendo che ero io. «Sto solo documentando, per ricordi, immagino. Dato che mamma prende tutte le macchine». Mi avvicinai e mi misi accanto a lui. La Porsche era un modello del 1973. L'avevo restaurata io in 2 anni. A Claudia non era mai importata finché non ha iniziato a elencare i beni per il divorzio. «Sai che ti sta tradendo, vero?» disse Ashton con noncuranza, ancora a guardare la macchina. Rimasi immobile. «Cosa?» «Mamma. Sta avendo una relazione. Lo so da 1 anno e mezzo». Mio figlio sedicenne si voltò verso di me, e vidi nei suoi occhi qualcosa che non avevo mai visto prima. Non innocenza perduta, ma una chiarezza fredda che mi ricordava me stesso. «Come lo sai?» chiesi piano. «L'ho sentita al telefono una notte tardi. Pensava che tutti dormissero. Era nel suo ufficio a parlare con qualcuno di nome Sam, diceva cose che una madre non dovrebbe dire a chi non è suo marito. Fece spallucce. Dopo ho iniziato a fare attenzione. Le notti in bianco, i viaggi di lavoro in California, il modo in cui sorrideva al telefono quando pensava che nessuno la guardasse. Ashton, mi dispiace che tu abbia dovuto passare tutto questo». «Non preoccuparti», mi interruppe. «Non sono un bambino, papà. Ho 16 anni. So che le persone mentono, che i matrimoni finiscono, che mamma non è quella che sembrava». Fece una pausa. «Quello che non capisco è perché le stai dando tutto senza combattere. Studiavo il volto di mio figlio, vedevo i tratti di mio padre, la mia stessa determinazione, e qualcosa di unico in lui. Un'intelligenza acuta che non perdeva nulla. E se ti dicessi che ho un piano?» dissi con cautela. Un sorriso lento si dipinse sul volto di Ashton. «Direi che ha molto più senso che tu sia diventato un debole all'improvviso». «Che tipo di piano?» Decisi in quel momento. Ashton meritava la verità. Anche lui stava vivendo tutto questo, guardando il tradimento di sua madre, elaborandolo da solo. La tenuta che mamma prende ha un mutuo di 14 milioni. La casa di Laguna 7 milioni di debito. Aspen, Manhattan, tutto, 31 milioni di mutui che lei non conosce. Gli occhi di Ashton si spalancarono. «Hai seppellito i beni nel debito, legalmente, correttamente, ogni prestito documentato. Il portafoglio di investimenti che vuole sta per crollare entro 6 mesi. La mia quota in Fontaine Development. L'azienda vale la metà di quanto dicono i documenti. Quindi, lei pensa di prendere 70 milioni, ma in realtà ne avrà forse 35 dopo debiti e correzioni di mercato.
E se prova a tenere le proprietà, i costi la porteranno al fallimento in 3 anni. Ashton scoppiò a ridere, davvero ridere. Papà, è geniale. Assolutamente geniale. Lei ottiene esattamente ciò che ha chiesto e questo la distrugge. Sei d'accordo con questo? Chiesi. È pur sempre tua madre. La sua risata si spense. Ha smesso di essere mia madre molto tempo fa. È stata assente per anni, papà. Fisicamente qui, ma mentalmente assente. Pensavo fosse colpa mia, che non fossi abbastanza interessante o abbastanza intelligente da farle importare. Poi ho capito che semplicemente non aveva la capacità di essere un vero genitore. In modo freddo, distaccato. Disse con tono distaccato, mi ha spezzato qualcosa nel petto. Non è colpa tua, Ashton. È colpa sua. Ora lo so. Guardò di nuovo la Porsche. Quando scoprirai i mutui e tutto il resto? Probabilmente entro una settimana dopo l'udienza. Il suo avvocato farà la due diligence sui trasferimenti degli asset. Posso esserci quando se ne rende conto? No, dissi con fermezza. Starai fuori da tutto questo. Lascia che siano gli adulti a gestire le conseguenze. Va bene, ma papà. Si voltò di nuovo verso di me. Qualunque cosa succeda, qualunque cosa dica o faccia quando lo scoprirà, voglio che tu sappia che sono orgoglioso di te. Non per la parte della vendetta, ma per non esserti semplicemente arreso e averle permesso di vincere. Non merita di vincere. Lo strinsi in un abbraccio. Questo giovane uomo troppo saggio per la sua età. Grazie, amico. Significa tutto. Il tribunale della contea di Maricopa fu costruito negli anni 60. Tutto cemento e vetro, che cercava di apparire moderno e falliva. Ci ero già stato per varie dispute commerciali, ma salire quei gradini la mattina dell'udienza per il divorzio sembrava diverso, più pesante, più definitivo. Benjamin Walsh mi accolse all'ingresso, valigetta in mano, espressione cupa. Pronto? Chiese. Quanto mai? Superammo i controlli e prendemmo l'ascensore fino al 4º piano. Aula di diritto di famiglia 428. Il corridoio era pieno di matrimoni spezzati altrui. Coppie che evitavano il contatto visivo. Avvocati che si consultavano a bassa voce. Claudia era già lì con Lawrence Sterling. Indossava un completo Blue Navy che probabilmente costava $5.000. I suoi capelli platino erano perfettamente acconciati, gioielli minimi. Si vestiva per la vittoria. Per il momento in cui avrebbe potuto dire alle sue amiche di essere uscita dal matrimonio con tutto ciò che voleva. Quando mi vide, qualcosa le passò sul volto, sorpresa che fossi davvero venuto. Forse temeva che potessi cambiare idea all'ultimo secondo. Richard, disse con voce attentamente neutra. Claudia. Sterling fece un passo avanti, porgendomi la mano. Signor Fontaine. Spero che sarà tutto semplice. Stringemmo la mano. Questo è il piano. Entrammo in aula. La giudice Helen Rodriguez presiedeva il tribunale di famiglia della contea di Maricopa. L'avevo studiata, 62 anni, nominata 18 anni fa, reputazione di equità e zero tolleranza per giochi di potere. Entrò da una porta dietro il banco, e ci alzammo tutti. Prego, sedetevi, disse la giudice Rodriguez, accomodandosi e aprendo un fascicolo. Siamo qui per Fontaine contro Fontaine. Ho esaminato i documenti preliminari. È indicato come non contestato. Sì, Vostra Onore, disse Sterling in piedi. Il mio cliente e il signor Fontaine hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli asset e sulla custodia. Siamo qui per formalizzare i termini. La giudice mi guardò. Signor Fontaine, capisce di avere il diritto di contestare queste procedure, che può opporsi alla divisione proposta se la ritiene ingiusta. Capisco, Vostra Onore, e scelgo di non contestare. Mi studiò per un momento. Potevo capire che aveva visto questo prima, uomini che rinunciano invece di combattere. Mi chiesi cosa avesse letto nel mio volto. Molto bene,
signor Sterling. Prego, presenti i termini. Seguirono la lettura di tutto ciò che stavo cedendo. Sterling si alzò e lesse dai suoi documenti con il ritmo della pratica. La tenuta di Scottsdale, valutata 42 milioni. La proprietà di Laguna Beach, 18 milioni. La residenza di Aspen, 12 milioni. Il condominio di Manhattan, 9 milioni. Claudia rimase perfettamente immobile, le mani intrecciate, l'espressione serena. Aveva vinto. Tutti in aula lo sapevano. La collezione di veicoli, inclusa una Mercedes S-Class del 2024, una Range Rover del 2023, una Porsche Can del 2024 e una Porsche 911 Vintage del 1973. Valore complessivo circa $700.000. Guardavo Sterling mentre costruiva la vittoria di Claudia asset dopo asset. Metà del portafoglio di investimenti attualmente valutato 30 milioni, per un totale di 15 milioni alla signora Fontaine, e il 20% di Fontaine Development Group, che rappresenta metà della quota del signor Fontaine, valutato 20 milioni. La giudice Rodriguez prendeva appunti. È un accordo sostanziale. Signor Fontaine, comprende ciò a cui sta consentendo? Il valore totale supera i 100 milioni. Capisco, vostra onore, e sono a mio agio con questo accordo. Sterling schiarì la voce. Se posso, vostra onore, c'è una piccola questione. Il mio ufficio ha completato la due diligence sui trasferimenti di proprietà ieri sera e abbiamo scoperto che diverse proprietà hanno mutui che non erano stati inizialmente dichiarati nei documenti preliminari. Vidi Benjamin Walsh spostarsi leggermente accanto a me. Quanto ammontano i mutui? Chiese la giudice. Circa 31 milioni su 4 proprietà, vostra onore. La giudice guardò Ben. Signor Walsh, questi mutui sono stati correttamente dichiarati? Sì, vostra onore. Ogni pegno, ogni mutuo, ogni vincolo è stato incluso nella documentazione fornita all'ufficio del signor Sterling 3 settimane fa. Se il suo team di due diligence li ha scoperti solo ieri, non è un problema di dichiarazione, ma di revisione. Il volto di Sterling passò da sicuro a preoccupato. Vostra onore, sebbene tecnicamente dichiarati, il modo in cui sono stati presentati è legale e corretto. Ben intervenne con calma. La signora Fontaine ha chiesto le proprietà. Il signor Fontaine gliele sta dando. Il fatto che quelle proprietà abbiano mutui non cambia che lei riceva ciò che ha richiesto. La giudice Rodriguez guardò Sterling. È corretto. Il suo cliente ha chiesto specificamente le proprietà. Sì, vostra onore, ma il signor Walsh ha ragione. Le proprietà sono state dichiarate con tutti i vincoli. Se la signora Fontaine vuole le proprietà, le prende così come sono. Guardai il volto di Claudia. Vidi la confusione insinuarsi, il sorriso cominciare a svanire. Vidi Sterling chinarsi e sussurrarle qualcosa che la fece diventare pallida. Il patrimonio netto dopo i mutui, disse lentamente Sterling, è di circa 27 milioni, non 61 milioni come calcolato inizialmente. Vostra onore, disse Ben, il mio cliente è comunque disposto a procedere con il trasferimento degli asset come richiesto. La signora Fontaine ha chiesto tutto. Il signor Fontaine glielo sta dando tutto. La giudice Rodriguez firmò i documenti. Congratulazioni. Siete divorziati. Mi alzai, uscii da quell'aula e non mi voltai indietro. Dietro di me sentii la voce di Sterling, ora urgente. Claudia, dobbiamo parlare delle valutazioni del portafoglio di investimenti. I pezzi del domino stavano cadendo. La prima crepa nella vittoria di Claudia arrivò esattamente 19 giorni dopo la finalizzazione del divorzio. Ero nel mio ufficio a rivedere i piani per un nuovo sviluppo a uso misto a Tempe quando Benjamin Walsh mi inoltrò un'email con una sola parola nell'oggetto, beginning. L'email era di Lawrence Sterling e, nonostante il linguaggio professionale, percepivo il panico a stento contenuto. Signor Walsh, al completamento della due diligence sul trasferimento degli asset, sono emerse diverse discrepanze preoccupanti che modificano sostanzialmente il valore dell'accordo.
La tenuta di Scottsdale ha un mutuo di 14 milioni. La proprietà di Laguna ha 7 milioni di debito residuo. La residenza di Aspen 4 milioni. Il condominio di Manhattan 6 milioni. Questi mutui rappresentano 31 milioni di obbligazioni non dichiarate che cambiano radicalmente la natura dell'accordo. Inoltre, un'analisi preliminare dei bilanci di Fountain Development Group solleva serie domande sulle valutazioni di Stato. Stiamo conducendo una revisione completa e ci riserviamo il diritto di intraprendere azioni correttive. Si prega di rispondere entro 48 ore. Lo lessi 2 volte, poi mi versai un whisky, uno scotch, anche se erano solo le 2 del pomeriggio, non per festeggiare. Non ancora, ma per segnare il momento in cui il mondo di Claudia iniziava a trasformarsi in qualcosa che non aveva previsto. Benjamin chiamò 5 minuti dopo. Sta minacciando azioni legali, disse il mio avvocato senza preamboli. Lascia che minacci. Ogni mutuo è stato correttamente documentato. Ogni prestito aveva scopi commerciali legittimi. Ogni valutazione era accurata al momento dell'accordo. Richard non ha torto a essere arrabbiato. 31 milioni di debito sono tanti. 31 milioni di debito che sono stati completamente dichiarati nella documentazione che abbiamo fornito al suo ufficio 4 settimane prima dell'udienza. Se il team di Sterling non ha letto le clausole in piccolo, non è frode. È incompetenza. Cosa vuoi che faccia? Rispondi in modo professionale. Fornisci la documentazione per ogni nostra affermazione. Mostragli che tutto è stato dichiarato, tutto è legale, tutto è esattamente come rappresentato. Poi aspetta che si renda conto che la sua cliente ha chiesto tutto senza capire cosa significasse davvero tutto. Dopo aver riattaccato, rimasi nel mio ufficio a guardare il tramonto di Phoenix dipingere il cielo d'arancio e oro. Da qualche parte là fuori, Claudia stava incontrando Sterling, ascoltando lui spiegarle rapporti debito-patrimonio, costi di mantenimento e la differenza tra valore nominale e valore reale. Il mio telefono vibrò. Un messaggio da un numero sconosciuto. Sono Samantha Pierce. Dobbiamo parlare. Riguarda Claudia. Fissai il messaggio. Samantha, la donna che aveva tradito mia moglie per 3 anni. La donna che stava pianificando un futuro con Claudia, finanziato con i miei asset. La donna che ora presumibilmente stava scoprendo che la fortuna che credeva di ereditare era in realtà un disastro finanziario. Ho digitato, non ho nulla da dirti. La risposta è arrivata immediatamente, ho qualcosa da dirti su quello che Claudia sta pianificando. Devi sentire questo. Ho esitato. La mossa intelligente sarebbe stata ignorare, bloccare il numero, mantenere le distanze dal disastro, ma ha vinto la curiosità. Il mio ufficio domani alle 2. Vieni da solo. D'accordo. Quella sera ho preso Ashen al termine dell'allenamento di basket. È salito sul sedile del passeggero, sudato ed energico. Com'è andato l'allenamento? Ho chiesto. Bene. L'allenatore dice che potrei entrare nella squadra principale l'anno prossimo. Si è fermato. Papà, mamma mi ha chiamato oggi. Ho tenuto gli occhi sulla strada. Sì. Cosa voleva? Voleva sapere se avevi detto qualcosa sulle proprietà, sui problemi di soldi o debiti o cose del genere. Sembrava stressata. Cosa le hai risposto? Che non parli mai di queste cose con me. Tecnicamente è vero. Di solito non ne parli. Solo questa volta. Ha sorriso. Ha capito, vero? Sta iniziando a capire. L'espressione di Ashton si è fatta dura. Si merita tutto quello che le succederà. Abbiamo guidato in silenzio per un po'. Poi Ashton ha detto piano, papà, quando tutto questo sarà finito, quando capirà cosa è successo, potrebbe cercare di metterti contro le persone. Amici, soci in affari, forse anche danneggiare la tua reputazione. Sei pronto a questo? Ragazzo sveglio. Troppo sveglio. Sono pronto a tutto quello che verrà, ho risposto. E io sono pronto anch'io.
Samantha Pierce è arrivata nel mio ufficio esattamente in orario. L'ho vista uscire da una Tesla nera nel parcheggio sotto. Era alta, sicura di sé, si muoveva con quell'aria di sicurezza che deriva dall'aver sempre ottenuto ciò che si vuole. Fino a quel momento, la mia assistente mi ha chiamato. Signor Fontaine, c'è una signora Pierce che vuole vederla. Falla entrare. È entrata con jeans e camicetta bianca, trucco minimo, capelli scuri raccolti, senza abiti firmati né acconciature curate. Sembrava più giovane, meno levigata, più umana. Signor Fontaine, ha detto, tendendomi la mano. Non l'ho stretta. Hai 5 minuti. Parla. Ha abbassato la mano, si è spostata sulla sedia di fronte alla mia scrivania, ma non si è seduta. Claudia sta pianificando di distruggerti, non solo la tua reputazione, tutto. Vuole assicurarsi che tu perda clienti, investitori, partnership. Vuole che il tuo nome diventi tossico nella comunità degli sviluppatori. Perché me lo dici? Samantha si è finalmente seduta, si è chinata in avanti. Quando ho iniziato la mia relazione con Claudia, era infelice ma non cattiva. Voleva uscire dal suo matrimonio, ricominciare da capo. Lo capivo. Ma quello che sta pianificando ora non riguarda una vita diversa. È vendetta perché soffre, e io non posso farne parte. Tu hai fatto parte del mio dolore per 3 anni. Le parole sono uscite più dure di quanto volessi. Samantha ha sussultato ma non ha distolto lo sguardo. Hai ragione, ha detto piano. Lo ero, e non posso tornare indietro, ma posso smettere di esserlo ora. Claudia sta per avvicinare i tuoi soci in affari, i tuoi investitori, chiunque possa avere dubbi su Fontaine Development. Sta per seminare dubbi sulle tue pratiche commerciali, sulla tua etica, sulla tua stabilità. Basandosi su cosa? Bugie. Su verità selettive distorte in implicazioni. Dirà alla gente che hai manipolato la divisione dei beni nel divorzio, che hai nascosto beni, che se inganni tua moglie, cosa farai ai soci in affari? Sono andato alla finestra, ho guardato Phoenix che si stendeva sotto di me. Quando? La prossima settimana. Prima incontra Gerald Patterson. Il gruppo Patterson è il tuo più grande investitore, giusto? Gerald Patterson. Abbiamo fatto 8 progetti insieme in 12 anni. Si fidava di me. Ma Gerald è anche cauto, conservatore. Se Claudia semina i dubbi giusti, perché lo fai, ho chiesto senza voltarmi. Per avvertirti. Cosa ci guadagni? Niente. Claudia ed io abbiamo chiuso. La pressione finanziaria, la realtà che sta affrontando, l'hanno cambiata, resa disperata. E non aiuterò qualcuno a diventare qualcosa di brutto solo perché soffre. Mi sono girato verso di lei. Tu l'hai aiutata a tradirmi per 3 anni. Perché questa linea? Perché mi sono innamorata di qualcuno infelice che voleva libertà. Quella che Claudia sta diventando ora, vendicativa, pronta a distruggere persone innocenti solo per farti male, non è quella che amo. Non la riconosco nemmeno. Che gentile da parte tua, ho detto freddamente. Prendimi in giro se vuoi, ma ti sto dando informazioni che potrebbero proteggerti. Informazioni che non sarei obbligata a darti. Claudia saprà che ti ho avvertito. La nostra relazione sarà finita per sempre. Aveva ragione. Stavo facendo il bastardo perché era più facile che ammettere che quella donna mi stava facendo un favore importante. Grazie, ho detto, e lo intendevo. Apprezzo l'avvertimento. Samantha si è alzata, si è diretta verso la porta, poi si è fermata. Posso chiederti una cosa? E voglio una risposta onesta. Dipende dalla domanda. Quando hai scoperto la relazione, quando hai deciso di fare quello che hai fatto invece di divorziare pulito, ne è valsa la pena. 3 anni di pianificazione, la trappola elaborata, vedere tutto svolgersi ora che sta succedendo. Ne è valsa la pena, con tutto quello che è costato. Ci ho pensato. Hai 3 anni passati a dormire accanto a qualcuno che sapevo mi tradiva.
a ristrutturare metodicamente il mio impero per intrappolarla. A Ashton che affrontava le conseguenze a scuola. A me qui, ora, a parlare con l'amante di mia ex moglie dei suoi piani per distruggermi. Chiedimelo tra un anno, ho detto. Ora sono troppo coinvolto per saperlo. Giusto. Ha afferrato la maniglia della porta. Per quel che vale, penso che siate entrambi vittime di qualcosa che avrebbe dovuto finire anni fa. Nessuno di voi è eroe o cattivo. Solo due persone che si sono ferite a vicenda in modi sempre più complicati. Dopo che se n'è andata, ho chiamato Benjamin Walsh. Ben, dobbiamo prepararci a difenderci. Claudia sta andando contro i miei rapporti d'affari. Ho bisogno che tu rediga una dichiarazione sul divorzio. Fattuale, calma, che dimostri che tutto è stato correttamente dichiarato, e che contatti i nostri investitori chiave prima che lo faccia lei. Richard, sarà brutto. Lo è già. Stiamo solo facendo in modo che non mi seppelliscano sotto. La chiamata di Gerald Patterson è arrivata un martedì mattina. Stavo rivedendo i piani architettonici per un nuovo complesso uffici a Chandler quando il telefono ha squillato. Richard, dobbiamo parlare. La voce di Gerald era attenta, misurata. Ieri ho avuto una conversazione interessante con tua ex moglie. Era iniziato. Claudia aveva mosso la sua pedina. Cosa ti ha detto? Ho chiesto, mantenendo la voce calma. Ha espresso dubbi sulle tue pratiche commerciali, ha suggerito che manipolavi le valutazioni degli asset, nascondevi problemi finanziari, potenzialmente impegnato in attività fraudolente durante il divorzio. Ha insinuato che se inganni tua moglie, i soci in affari dovrebbero preoccuparsi. Sono andato alla finestra, ho guardato lo skyline di Phoenix. E tu cosa ne pensi, Gerald? Ci fu una pausa. Penso che abbiamo fatto 8 progetti insieme in 12 anni, e non mi hai mai dato motivo di dubitare della tua integrità. Ma penso anche che debba sentire la tua versione. Giusto. Vieni nel mio ufficio. Ti mostrerò tutto. Un'ora dopo, Gerald Patterson sedeva di fronte alla mia scrivania mentre tiravo fuori la documentazione. Ogni mutuo, ogni prestito, ogni decisione commerciale degli ultimi 3 anni. Claudia aveva chiesto proprietà specifiche. Nel divorzio. Ho spiegato. Le ho dato esattamente quello che chiedeva. Il fatto che quelle proprietà avessero mutui era stato completamente dichiarato nella documentazione di accordo. Il suo avvocato aveva accesso a ogni dettaglio 4 settimane prima dell'udienza. Gerald ha esaminato i fascicoli, espressione neutra. Questi mutui sono consistenti. Lo sono, ma erano prestiti commerciali legittimi, debitamente documentati, usati per investimenti. Non c'è nulla di fraudolento nel prendere in prestito contro beni di proprietà. E Fontaine Development. Lei sostiene che hai deliberatamente svalutato la società. Ho tirato fuori i bilanci aziendali. Abbiamo fatto investimenti ad alto rischio che non hanno pagato. Fa parte del business. A volte i progetti falliscono. Non l'ho nascosto a nessuno, nemmeno al tribunale del divorzio. Gerald ha studiato i documenti a lungo. Poi ha chiuso il portatile e mi ha guardato dritto negli occhi. Richard, ti chiederò una cosa e voglio completa onestà. Hai strutturato questo divorzio per danneggiare Claudia finanziariamente? Ho incontrato il suo sguardo. Sì. Ha avuto una relazione per 3 anni. Aveva pianificato di lasciarmi e prendere tutto quello che avevo costruito. Ho fatto in modo che quando avesse ottenuto tutto, non valesse quello che pensava. Ma l'ho fatto legalmente, Gerald. Ogni dichiarazione è stata fatta. Ogni documento depositato. Ogni azione difendibile. Ha annuito lentamente. Apprezzo l'onestà. E per quel che vale, non ti biasimo. Ma Richard, sarà una situazione complicata. Altri investitori, altri soci, sentiranno la versione di Claudia. Alcuni le crederanno. Lo so. Ecco perché ti sto mostrando la verità. Sei stato mio partner per più di un decennio.
Meriti di sapere cosa è successo davvero. Geralt si è alzato, ha stretto la mano. Sono con te. Qualunque cosa lei provi a fare, qualunque cosa dica, farò in modo che i suoi contatti comuni conoscano la vera storia. Dopo che se n'è andato, ho sentito qualcosa alleggerirsi nel petto. Non vittoria, non ancora, ma una convalida. Almeno una persona importante capiva. Il telefono ha vibrato. Benjamin Walsh. Richard, ho appena finito di parlare con Sterling. Claudia è disposta a negoziare un accordo. Rinuncerà a ogni accusa di frode se accetti di rinegoziare la divisione dei beni. Cosa offre? Vuole restituire metà delle proprietà in cambio di liquidità. In sostanza, vuole soldi invece di immobili che non può permettersi di mantenere. Pensai a Claudia che si rendeva conto della trappola in cui era caduta, cercando una via d'uscita. Se darle una scappatoia o lasciarla lottare. Di a Sterling di no. Ha chiesto tutto. Ha ottenuto tutto. Se vuole liquidare, è una sua scelta. Ma non rinegozierò per salvarla dalle sue stesse decisioni. Richard, se rifiuti, potrebbe alzare la posta. Andare in pubblico. Cercare di danneggiare ulteriormente la sua reputazione. Allora io diffonderò le prove della sua relazione. 3 anni di documenti, ogni stanza d'albergo, ogni bugia, ogni dollaro che ha sottratto. Ho tenuto tutto nascosto. Ma se vuole la guerra, sono pronto. Ben rimase in silenzio un attimo. Sei sicuro? Sarebbe devastante per Ashton. Dovrebbe vedere l'infedeltà di sua madre diffusa ovunque. Aveva ragione. Guardai la foto incorniciata sulla mia scrivania. Ashton al suo ultimo compleanno, sorridente, felice, ignaro di tutta questa bruttezza. Di a Sterling questo, dissi con cautela. Claudia rinuncia a tutte le accuse, accetta l'accordo così come e smette di cercare di danneggiare i miei rapporti d'affari. In cambio, io tengo private le prove della sua relazione. Lei se ne va con quello che ha ottenuto. Io con la mia reputazione intatta e andiamo avanti entrambi. E se rifiuta, allora perdiamo entrambi. Ma lei perderà di più. 8 mesi dopo la conclusione del divorzio, io e Ashton eravamo sul terrazzo di un nuovo grattacielo in centro a Phoenix. Il sole stava tramontando, dipingendo il cielo del deserto con colori impossibili. Viola, arancione e oro che si mescolavano in modi troppo vividi per essere reali. Sarà bellissimo quando sarà finito, disse Ashton, guardando i rendering architettonici sul mio tablet. 32 piani, uso misto, residenziale, commerciale, retail, trasformerà tutto il quartiere. Mi restituì il tablet. Mamma ha venduto la tenuta di Scottsdale il mese scorso. Lo sapevi? Non lo sapevo. Avevo sentito da contatti comuni che Claudia aveva liquidato tutto, la tenuta, la casa a Lagona, il rifugio ad Aspen, il condominio a Manhattan. Ha venduto tutto in perdita per pagare i mutui e andarsene con quel che restava in contanti. Quanto le è rimasto? Chiese Ashton. Probabilmente 25 milioni dopo tutto. Forse 30 se è stata furba con le vendite. Una frazione di quello che pensava di ottenere. Sì. Restammo in silenzio un momento, guardando le luci della città che cominciavano a brillare sotto di noi. Ti senti vincitore? Chiese Ashton piano. Ci pensai, a Claudia che lottava finanziariamente, alla mia reputazione intatta, a stare lì con mio figlio, a costruire qualcosa di nuovo. Mi sento sopravvissuto, dissi. Vincere e sopravvivere non sono sempre la stessa cosa. Te ne penti? Di tutto il piano, della trappola, di qualcosa? Mi dispiace che sia stato necessario. Mi dispiace che tua madre abbia fatto scelte che ti hanno ferito. Ma mi dispiace proteggermi? No. Ashton annuì. Mi ha chiamato la settimana scorsa. Mi ha chiesto se volevo cenare insieme. Ho detto sì, va bene. È ancora tua madre. Si è scusata, non per il divorzio o la relazione o le cose grosse,
Ma per non esserci stata quando ero più giovane, per essersi allontanata emotivamente. Ha detto che sta cercando di migliorare. Ci credi? Non lo so, ma sono disposto a darle una possibilità. Non perché se la meriti, ma perché io merito di sapere se possiamo avere qualche tipo di rapporto. Ragazzo intelligente, saggio oltre i suoi anni. Sono orgoglioso di te, dissi, per essere più grande di tutto questo. Guardammo il tramonto ancora un po'. Poi Ashton disse, papà, posso chiederti una cosa? Sempre. Se potessi tornare indietro e cambiare le cose. Avvertire te stesso prima di sposare mamma. Evitare tutto questo dolore, lo faresti? Guardai mio figlio sedicenne, alto, forte. Intelligente, gentile nonostante tutto quello che aveva visto. Una persona migliore di entrambi i suoi genitori. No, dissi, perché cambiare quello vorrebbe dire non averti e tu sei l'unica cosa di buono uscita da quel matrimonio. Ashton sorrise. E in quel momento, circondato dalla città che avevo contribuito a costruire, in piedi con il sole che avevo protetto, provai finalmente qualcosa che non sentivo da 3 anni. Pace. Non esattamente felicità, non trionfo. Solo la quieta certezza di aver fatto ciò che dovevo fare, sopravvivere a ciò che dovevo sopravvivere e proteggere ciò che contava di più. Il sole scomparve sotto l'orizzonte, lasciandoci nel crepuscolo. Sotto di noi, Phoenix vibrava di vita. Gente che tornava a casa, iniziava la serata, viveva il futuro. Restammo lì, padre e figlio. E capii che questo era il vero significato della vittoria. Non la vendetta compiuta, non i nemici sconfitti. Solo stare nell'epilogo, ancora interi, pronti a costruire qualcosa di meglio.